Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi mettiamo alla prova la tua conoscenza dei dialetti italiani. Parole curiose, espressioni regionali e significati sorprendenti ti aspettano. Il quiz è composto da 30 domande, divise in 3 livelli di difficoltà. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Cosa significa la parola guaglione? Ragazzo. In vari dialetti del sud Italia indica un ragazzo o un giovane. Cosa significa la parola boccia? Bambino. Nel dialetto veneto, boccia indica un bambino o giovane apprendista. Il termine deriva dal paragone tra la testa rasata dei ragazzi e una boccia, palla, ed è stato usato anche per riferirsi alle giovani reclute degli alpini. Cosa significa la parola dialettale scialarsi? Divertirsi. In Sicilia e in molte zone del sud, scialarsi è una parola chiave del benessere. Significa godersela intensamente, provare un piacere profondo e appagante. Cosa significa caciara nel dialetto romano? Confusione. In dialetto romano, caciara significa forte rumore, confusione, chiasso o baccano, spesso causato da allegria esuberante o disordine. Cosa significa la parola toscana bischero? Sciocco. Nel dialetto toscano, soprattutto a Firenze, bischero indica una persona sciocca, ingenua o poco furba. Spesso viene usato anche in modo scherzoso tra amici. Cosa significa pastroccio in molti dialetti del nord? Pasticcio. Nei dialetti del nord Italia, e in particolare in aree come il Piemonte e l'Emilia-Romagna, il termine pastroccio, o varianti simili, viene utilizzato per indicare un pasticcio, un lavoro fatto male o una situazione caotica. Cosa significa belin nel dialetto ligure? Caspita. Belin è il più noto intercalare ligure, soprattutto genovese, pur indicando originariamente l'organo sessuale maschile, oggi è usato come esclamazione per esprimere sorpresa, rabbia o stupore, simile a caspita o cavolo. Nel dialetto romanesco cosa significa cecagna? Sonnolenza. Nel romanesco, cecagna indica una forte sonnolenza che arriva all'improvviso, come quando gli occhi si chiudono dalla stanchezza. Cosa significa la parola siciliana picciotto? Ragazzo. In siciliano, picciotto indica un ragazzo giovane, originariamente innocuo, col tempo ha assunto anche il significato di recluta mafiosa o storicamente, di giovane ribelle garibaldino. Cosa significa la parola scialla? Stai sereno. Scialla è un'espressione gergale giovanile, nata a Roma e diffusa in tutta Italia, che significa stai tranquillo o non ti preoccupare, equivalente all'inglese take it easy. Difficoltà media. Cosa significa la parola dialettale camurria? Fastidio. Camurria è un termine siciliano che indica una grande scocciatura,
un fastidio noioso e ripetitivo o una situazione imprevista e irritante. Cosa significa la parola dialettale chapar? Prendere. Ciapare, o ciapar, è una parola dialettale diffusa soprattutto in Veneto e in varie zone del nord Italia e significa prendere, afferrare o acchiappare. Cosa significa l'espressione romana sbroccare? Arrabbiarsi. Nel gergo romano, sbroccare significa perdere il controllo o arrabbiarsi all'improvviso, reagendo in modo esagerato per un improvviso esaurimento della pazienza. Cosa significa il termine sciambagna? Confusione. Il termine sciamban è un'espressione dialettale, diffusa soprattutto in aree dell'Italia meridionale e centrale, che significa baccano, confusione, grande rumore o schiamazzo. Cosa significa il termine bauscia? Sbruffone. È un termine dialettale lombardo, in particolare milanese, che indica una persona spaccona, fanfarone o che si dà molte arie. Cosa significa accattare in molti dialetti del sud? Comprare. Nei dialetti del sud Italia, in particolare siciliano, campano e calabrese, il verbo accattare significa comprare, acquistare o fare la spesa. Cosa significa la parola balengo? Balordo. Balengo è un termine del dialetto piemontese, diffuso anche in Veneto e Lombardia, usato per indicare una persona sciocca, strana o poco intelligente, spesso in tono di insulto o presa in giro. Cosa significa il termine sgamare? Scoprire. Significa principalmente scoprire qualcuno sul fatto o intuire un inganno, una bugia o un segreto. Il termine nasce nei dialetti dell'Italia centro-meridionale ed è entrato nel gergo giovanile italiano, diffondendosi in tutta Italia a partire dagli anni 90. Cosa significa in bolognese gabanella? Pisolino. In dialetto bolognese, la gabanella, o gabanela, indica il riposino pomeridiano, comunemente noto come pisolino. Cosa significa il termine babbiare? Scherzare. Babbiare è un verbo siciliano, ormai entrato nel lessico italiano, che significa scherzare o prendere in giro, usato per indicare chi parla o agisce con leggerezza e ironia. Da ora iniziano le domande davvero difficili. Cosa significa la parola dialettale inchianata? Salita. Nchianata o nianata è una parola tipica dei dialetti dell'Italia meridionale, in particolare del salentino, del lucano, del calabrese e del siciliano. Significa letteralmente salita o ascesa. Cosa indica la parola bolognese umarell? Anziano che guarda i cantieri. Umarell è un termine del dialetto bolognese che indica un anziano, spesso pensionato, che osserva i cantieri, commentando o dando consigli ai lavoratori. Il termine è stato incluso nel dizionario Zanichelli nel 2021. Cosa significa la parola dialettale scantu? Spavento.
Il termine scantu è una parola di origine siciliana e calabrese che indica una paura improvvisa o un forte spavento. Cosa significa la parola sarda domu? Casa. La parola sarda domu o domo significa casa, abitazione o dimora. Cosa significa la parola ligure massacan? Muratore. In genovese, massacan o masacan significa muratore, in particolare quello specializzato nella costruzione in pietra. Cosa significa la parola dialettale balos? Birbante. Balos è un termine dialettale lombardo-piemontese che indica un birbante o furbetto, spesso un bambino vivace e combinaguai, più incline alle marachelle che alla vera cattiveria. Cosa significa nel dialetto trentino petiz? Pignolo. In dialetto trentino, petiz, o anche pitima, descrive una persona pignola, molto difficile da accontentare, selettiva o estremamente attenta ai dettagli. Cosa significa la parola sfruculiare? Stuzzicare. Sfruculiare è un verbo di origine meridionale, usato anche in Umbria e Lazio, che significa stuzzicare, provocare o infastidire qualcuno in modo continuo e insistente, spesso con un tono goliardico o per scherzo. Cosa significa la parola dialettale ciammarica? Lumaca. La parola dialettale ciammarica, o anche ciammaruca, ciammotta, diffusa soprattutto nel centro-sud Italia, area laziale, marchigiana, abruzzese e pugliese, significa lumaca o chiocciola. Cosa significa la parola dialettale tarluc? Sciocco. Il termine tarluc è una parola dialettale diffusa in diverse zone dell'Italia settentrionale, in particolare in Piemonte, area alessandrina, e Lombardia, con il significato di sciocco, deficiente, ingenuo o tontolone. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, i dialetti italiani sono ancora un territorio tutto da scoprire. Molte parole regionali possono sembrare strane o difficili se non si è cresciuti con esse. Non preoccuparti, l'Italia ha centinaia di espressioni locali diverse. Continua a esplorarle e nel prossimo quiz potresti sorprenderti dei tuoi progressi. Se hai fatto da 11 a 20 punti, buon risultato! Hai dimostrato di conoscere diverse parole dialettali e di avere una discreta familiarità con le espressioni regionali italiane. Alcuni termini più particolari ti hanno messo in difficoltà, ma è normale, ogni zona d'Italia ha il suo dialetto e le sue curiosità linguistiche. Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti! Hai dimostrato un'ottima conoscenza dei dialetti italiani. Riconoscere parole provenienti da regioni diverse non è affatto semplice, ma hai superato la sfida con grande abilità. Probabilmente conosci bene le tradizioni linguistiche del nostro paese, oppure hai un vero talento per i dialetti. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!